Salve ragazzi e bentornati sul canale. In questo video andremo a recuperare e rimontare sia l'ammortizzatore posteriore che il pedale del freno posteriore. Nel frattempo, come vedete, abbiamo ripassato già sia l'impianto elettrico che le guanie. Ma andiamo per gradi e iniziamo con l'ammortizzatore posteriore. Questo è l'ammortizzatore così come lo abbiamo smontato dalla nostra Vespa 50L. Procediamo quindi allo smontaggio. Questo sembra in buone condizioni, c'è un po' di segno qua, ma tutto sommato sembra buono. Buttiamo l'olio esausto, vediamo che condizioni è. In realtà non è nemmeno particolarmente sporco, però noi lo sostituiremo comunque. Una volta smontati, tutti i pezzi sono stati accuratamente puliti e per proteggerli dagli agenti atmosferici li abbiamo verniciati con dello zinco spray. Vi metto il link in descrizione. Adesso andremo a rimontare il tutto. Iniziamo scegliendo il tipo di olio da mettere nell'ammortizzatore. Gli oli ci sono di varie viscosità che vanno da 5 a 30. Più alto è il valore e maggiore sarà la resistenza che farà l'olio al passaggio in questi forellini, per cui l'ammortizzatore risulterà più duro. Dunque noi per questa Vespetta utilizzeremo un 10V. Lo andremo a riempire fino a che non arriverà al livello della battuta dello stelo. Adesso vi faccio vedere. Ecco, questa è la ripresa dove andrà a battere il guidastelo e dove dovrà arrivare l'olio. Naturalmente l'olio non dovrà arrivare a quel livello in questo momento, perché dovremo considerare lo spazio che occuperanno questi elementi e lo inseriamo. Naturalmente l'olio in eccesso verrà fuori.
e adesso lo serriamo. Puliamo l'olio in eccesso e tiriamo su tutto l'albero. Dobbiamo sentire che non ci siano vuoti, altrimenti vuol dire che abbiamo messo poco olio. Rimettiamo il gommino della battuta, precarichiamo la molla, così come abbiamo fatto per lo smontaggio. Ecco, vedete? Così mi rimarrà più spazio qua e con l'ausilio di un po' di grasso potrò avvitare questa parte senza forzare sulla filettatura. Ecco l'ammortizzatore pronto per essere montato sulla Vespa. E l'ammortizzatore è al suo posto. Questo è il pedale del freno posteriore al quale dovremo sicuramente innanzitutto dare una pulita. Lo metteremo a bagno qualche ora nello Chanticleer usato. Una volta asciugato andremo a smontare il morsetto che tiene il filo del freno. Nel frattempo, mentre facciamo questo, diamo una spruzzata di sbloccante WD-40, quello che volete, sul perno dove ruota il pedale, perché ci servirà per farlo scorrere dopo e toglierlo. Nel frattempo così agisce. Ecco. Adesso mettiamo in morsa un attimo questo e vediamo di far uscire il perno. In questo caso qua
Ci doveva essere una coppiglia che fermava il perno, ma non c'è. Ecco fatto. Bello rugginoso. Questi sono tutti i pezzi. I meno distratti si saranno accorti che questo pezzo in realtà è rotto e andrà sostituito. Manca proprio una parte qua. Si vede benissimo dov'è la rottura. Lo sostituiremo con questo qua che abbiamo trovato di seconda mano. È un supporto di una Vespa 50 Special, leggermente diverso da questo qua, però completamente compatibile con la pedana del freno, che abbiamo provveduto a rendere più omogenea alle parti cromate della Vespina. Adesso noi monteremo un cavo che ha questo attacco particolare che ci permetterà di eliminare tutta questa parte qua. Infiliamo il cavo nell'apposito passaggio e poi, dopo averlo ben lubrificato, infileremo il perno. Un po' di grasso fa male, coppiglia. Mettiamo il gommino di battuta e passiamo il cavo all'interno della guaina dopo averlo ben ingrassato. Ed inseriamolo il nostro pedale. Allora, blocchiamolo con la vite che va di sotto e poi inseriamo le viti passanti avendo l'accortezza di mettere sì la rondella di metallo ma anche una rondellina in plastica bianca che servirà a salvaguardare la vernice. Ed infine il gommino. Ecco fatto. E anche il pedale è montato.
Così abbiamo fatto un altro passo in avanti nel montaggio della nostra Vespa 50L. Alla prossima!